Dai, fammi sapere, ciao. Ciao. Sto vedendo che ormai non fai più le chiamate per i dischi così, fai le chiamate per... Sì, in realtà sto periodo è solo dischi, però come vedi c'ho anche queste rotture qua. Alcuni è già partito, quindi... Ah, così, ok. sì, è proprio... Allora, è una tua veste un po' diversa dal solito questa, no? Tutti hanno sempre sentito parlare musica. Invece i fan È la prima accaniti... intervista che faccio parlare di moto. Vero? Sì. Cioè, quindi dimostriamo anche che il buon Emi... Ne capisce un po'. Ne capisce un po', no? Speriamo. Arriveremo anche al discorso MotoGP e tutto il resto, ma partendo dalla domanda più banale, da dove nasce la passione delle moto? Allora, prima che per le moto è nata la passione per i motorini. Come tutti, alla fine. Come tutti quelli della nostra generazione. Esatto. Però poi in realtà i ragazzi di oggi hanno altri interessi, secondo me. E io ero invasato di questa cosa, mi ricordo leggevo Scooter Magazine, avevo proprio questo, cioè, facevo il conto alla rovescia per i miei 14 anni. Malossi, Pollini... Sì, cioè... mio padre comprò un Malaguti F10 e io glielo feci elaborare, perché poi lui mi ha detto a 14 anni lo do a te. Quindi io quando ancora lo usavo lui lo elaborai già tutto, quindi mio padre andava in giro in paese con questo F10 tutto elaborato, cioè era una scena veramente pittoresca, bellissima. E poi fu proprio lui a regalarmi una Aprilia RS, un cinquantino marce, quindi da lì diciamo è nato ancora di più il trip delle moto. Mi affascinano, mi piacciono, mi piace l'ambiente, mi piacciono le persone che frequentano l'ambiente e quindi diciamo nasce comunque in tenera età, ma in generale comunque voglio dire, se penso anche a quando ero piccolino proprio, quindi prima dell'età dei motorini eccetera, ero già appassionato comunque di moto, di motori, mi ricordo, vedevo, non so, c'era quando andavo da mia zia c'era sempre questo bambino che aveva questa motoretta da cross, di quelle le mini moto diciamo, da cross. Cioè io avrei pagato qualsiasi prezzo per farmela regalare, invece a me non me la presero mai. E perché appunto ti piace di più il discorso della moto in pista sportiva per appunto scannare al posto del magari la bellezza del viaggio e via dicendo, perché ogni tipo di motociclista... No, in realtà non è del tutto vero, cioè io comunque... Adesso vabbè c'è stato il Covid, però ogni anno di solito d'estate prendo e mi faccio dei bei viaggi, cioè sono andato quasi a Lisbona in moto. Poi tu hai anche una Harley, quindi... Ho due Harley, due sì, Harley, ecco. Una diciamo è di bellezza, l'altra è un Dyna che è abbastanza, si presta un po' di più diciamo, ai viaggi lunghi. Andai a Barcellona, mi sono fatto tutto il nord Europa, cioè comunque ho anche quel vezzo lì diciamo no, del turismo proprio da moto. Però adesso ti è partito il trip per la pista, o meglio, Guarda, abbiamo fatto il video l'anno sì. scorso in pista e ti ho visto che intanto Allora, aprivi il gas troppo presto. Male. No, male. Eri un po', ti ricordi l'ultimo turno? L'ultima volta sono voluto, esatto. voluto in moto. Beh, allora, questa cosa è nata non per caso, però diciamo per una serie di eventi, ovvero io, per quanto assurdo potesse sembrare, non ero mai stato a un evento di MotoGP Davvero? in persona, sì, fino a Valencia 2019, no aspetta, non è vero, forse 2018, però comunque recentemente, no? Le avevo sempre guardate in TV, andavo a vedere magari gli eventi un po' più piccoli, però non ero mai andato a vedere la MotoGP. Quindi quello già fu un bel... no? Una bella botta. Poi feci una collaborazione con una casa diciamo di moto, per cui appunto con una loro moto da turismo me ne andai quasi a Lisbona e poi feci quell'impresa magnifica dove feci Madrid-Milano in un giorno. Avevo praticamente concordato con questa casa motociclistica che in cambio di una loro moto avrei fatto un viaggio con una loro moto da turismo, sarei andato, no, che ne so, tipo a Lisbona piuttosto che a Barcellona, insomma comunque avrei fatto un bel viaggio con la loro moto, l'avrei recensita poi su Sportweek, avrei messo la loro moto in un video, insomma un paio di cose di cambio e loro mi avrebbero dato la moto. Durante questa performance, diciamo, la bella mattina ero a Madrid, mi sveglio, era appena nata mia figlia, mi mancava mia figlia, no? Ho detto ma me ne vuoi tornare a casa, voglio stare con mia figlia, no? Poi sono tipo di sorprese, mi piace fare le sorprese, no? Ho detto non dico niente neanche, no? Ai tempi della mia ex fidanzata non le dico niente, mi presento a casa. Sono partito alle 6 di mattina, un freddo cane, perché poi sono tutte poi dal freddo al... paleoliche, che a me terrorizzano tra l'altro le paleoliche. Che mi prendono malissimo. Quelle in Spagna che c'è un certo punto c'è tipo la vallata, tipo gli UFO. Esatto, gli UFO, bravo, per quello mi prende male. Sembra una roba lì. Vero? Sì. Mi fa piacere, che malattie mentali. Ci dobbiamo tatuare una paleolica. Il mio primo tatuaggio potrebbe essere... Lo facciamo, è una roba interessante. Okay. E quindi niente, ritornai a casa. Mi diedero questa bellissima moto. Parliamo un po' di MotoGP, dato che di solito noi ci aggiorniamo via telefono sulle gare e sulle ultime non ci siamo aggiornati, quindi lo facciamo adesso. Tra l'altro non l'ho vista perché ero a lavorare, ho saputo che il buon Marquez è tornato alla grande, che ha vinto la gara, però non l'ho ancora guardata. Non sono ancora riuscito a guardarmi la replica. Contro ogni pronostico, appunto, ha vinto e anche il discorso Valentino che... Arranca. No, più che arranca, se fossi nei suoi panni da campione così, cosa faresti? Perché c'è
lo schieramento... Io sarei andato in Superbike, già qualche anno fa, dove comunque il livello è un po' più basso, è altissimo comunque anche in Superbike, però è un po' più basso, e uno come Valentino sicuramente andrebbe, credo, nella scuderia migliore, con le condizioni migliori del caso, e probabilmente potrebbe uscire da campione, che poi, ironia della sorte, è quello che fece il suo grande rivale Max Biaggi. Esatto. Io avrei fatto questo, sinceramente, perché è brutto comunque insomma, per lui un po' forse, ma più che altro anche per i tifosi, vedere un mito come Valentino che non arriva neanche, dici, tra i primi 2, i primi 3, ormai arriva. Però la bastana è che l'anno scorso era comunque a rischio podio, ha fatto 2-3 podi, poi un anno con l'altro dice non è che posso fare un crollo verticale, invece succede che per un sacco di varianti, intanto il nostro amico Luca Bersoli ci sta chiamando, ciao Luca Bersoli, per un sacco di varianti succede che appunto ha il crollo verticale dei 42-43 anni, cioè non penso ci sia nessun altro sportivo che... È vecchietto per questo sport, diciamo, per essere competitivo ad oggi, poi è sempre un campione, un fenomeno, di cosa stiamo parlando, voglio dire, non... secondo me è più un discorso di quanto rischio vuoi prenderti. La fame, no? Cioè non sei più spericolato come magari lo sei a 20 anni. Me ne accorgo io a 29 adesso, dove prima di la lancio sempre, ovviamente lo sapete, però con molto più criterio. Una volta, quando non c'era YouTube, non c'era niente, vi dico, un weekend avevo finito le carene, cioè sono dovuto andare a casa perché non c'erano più le carene per la moto ogni turno. Assolutamente, quindi, è una serie di fattori, un po' l'età, un po' credo anche ci sia una componente fisica comunque, no? Per quel che riguarda la prestazione fisica, i riflessi magari, e un po' è semplicemente che sei comunque cresciuto su un certo tipo di moto, con un certo tipo di, insomma, con uno stile di guida, poi mentre le moto si evolvono, e ci sono dei ragazzini che, come dire, da quando sono piccoli già cominciano a guidare per prepararsi a quel tipo di moto. Valentino è uno che, come dicevi tra l'altro tu in un tuo video, perché i tuoi video sai che li ho sempre guardati, è uno che si è veramente evoluto e adattato a miliardi di stili, cioè perché comunque è cresciuto con la MotoGP. Farlo finché appunto ai 30 anni ci riesce ancora, però a 42 cambiare ancora stile di guida è assolutamente veramente complicato. Ti rompi anche le balle secondo me, una certa, dici... Guido così e basta ancora. Comunque, per me Valentino rimane comunque il volto della MotoGP. Nel senso, come Michael Jordan lo rimarrà del basket, come Maradona lo è del calcio, come Matt Tyson è della boxe, insomma è l'icona della MotoGP. Però, insomma, se appunto non farà questa cosa, e credo che non la farà, quindi di andare in Superbike, purtroppo tanti se lo ricorderanno come il correrà in macchina. Sì, che purtroppo gli ultimi anni non andava più così bene. Secondo me infatti ci sta un discorso in Superbike, però Valentino, non so come dire, vede la Superbike come un tornare indietro. Un passo indietro per lui sicuro. Però c'è da dire che, come abbiamo visto, un sacco di piloti che comunque sono andati di là pensavano di fare lo sfracello e hanno preso gli schiaffoni. Di trovare, ma in realtà sono forti. Cioè. No, più che forti, sono anche molto diverse. Sì. Cioè, tu sei abituato a una moto che, curiosissimo, ho lavorato con Michele Pirro, il collaudatore MotoGP per Ducati, grande Michele, che quando passava dalla moto del CIV alla MotoGP, i primi 3-4 giri rimani interdetto, è rigida, non senti niente, dice, non senti niente, e finché non arrivi almeno a quel secondo e mezzo la moto non ti dice niente, sembra storta, dici cos'è sta roba, e poi man mano inizi ad avvertire un attimino, però devi essere proprio al limite. Invece quelle del CIV Superbike muovono continuamente, cioè dici dov'è il limite, perché già quando sei a 3 secondi comunque la moto muove. E è complicato per un pilota appunto da una parte all'altra, e allo stesso modo secondo me per Valentino non sarebbe così semplice passare dall'altra parte. Sarebbe veramente brutto, credo, per lui più che per i tifosi, no? Pensare di andare magari in Superbike e non vincere, dici cavolo, vado in Superbike e non vinco nemmeno in Superbike, ha tutto da perdere comunque Valentino. Meglio appunto andare in macchina e dire mi diverto, dove comunque esatto, non c'è nessun tipo di aspettativa, come va, è buona, è spiacevole, sai cosa secondo me, che comunque ormai vale veramente è tanti anni comunque che non è più il Valentino il campione, no? Con contrastato, quindi è brutto che magari tanti giovani non l'hanno visto come l'abbiamo visto noi invece. Intanto sento vetri che si rompono, cose. Non c'è problema. E quindi insomma è così. Sì, cioè li vai a raccontare, magari puoi fargli vedere qualche video, però non è stato come... Io cioè, mi ricordo, uscivo di casa con tutti i miei amici, con le tessere dentro i raggi della bicicletta. Valentino Rossi, cioè a schiantarci con le biciclette, perché per noi Valentino era Dio. Certo. Poi è stato figo, insomma, un italiano comunque che ha... Ma guarda, anch'io quando ho iniziato a correre ho avuto la fortuna che
la sua fidanzata era la figlia del miglior amico di mio padre, no? Quindi facciamo le cene assieme ai tempi che io manco mi ricordo ed ero invasato perso, Certo. no? E alla fine anche per lui se mi sono avvicinato, guarda, lì c'è anche un suo libro autografato che non mi ricordo, ormai è lì nell'angolo, impolverato, dopo te lo faccio vedere. E passando da MotoGP, che di moto ormai su sto canale se ne parla tutti i giorni, ne abbiamo parlato una marea, eccetera, discorso attualità, discorso Madame con il tweet che ormai ha fatto parlare molto. Il rapporto con i fan del discorso Madame, fa anche rima, Allora, insomma. in realtà, bravo. Sì, io inizio con le moto, tu potresti Con le rime. Esatto. Allora, il discorso Madame è che magari lei non si è espressa nel migliore dei modi, ma questo semplicemente perché su Twitter hai, una volta era 130 140 carati, adesso forse qualcosina in più, però sono pochi, quindi devi essere Certo. riassuntivo, no? Però ha ragione, cioè... Allora, vorrei spendere due parole in merito così cerco di spiegarlo io bene. Il discorso non faccio una foto con chi non è mio fan, non è se non compri la mia musica non hai diritto a fare una foto con me, è che spesso chi non è tuo fan ti tratta come un oggetto. Ti vedono al ristorante che stai mangiando, ti stai facendo i cazzi tuoi magari con la tua famiglia, con la tua ragazza, con i tuoi amici e vengono spesso proprio in maniera talmente irrispettosa, no? Che un tuo fan invece non ha, un tuo fan di Certo. solito ti rispetta. Questi vengono dicendo, oh, grande, ma sei il cantante, no? Sei, sì, oh, facciamo una foto che ci facciamo rosicare la mia amica. E tu dici, ma che cazzo me ne frega a me di far rosicare? Cioè, ma lascia in pace me, lascia in pace la tua amica e non mi disturbare magari mentre sto mangiando. Più che altro ti prendono come un trofeo. Cioè, È proprio questo. È un trofeo no. da esporre su Facebook, no? Esatto. Su Instagram, su quello che è. E quindi probabilmente Madame avrà incontrato una di queste persone maleducate che poi spesso se gli dici no guarda sto mangiando, come te la meni, ma cioè allora dico ascolta, cioè allora vedi che sei irrispettoso, vuol dire che non te ne frega niente. Io poi sono dell'idea che a tavola non si rompano le scatole a nessuno. Cioè se io arrivo al ristorante e vedo i miei amici seduti, ciao da lontano, quando si alzano dico no, stai seduto, cioè non li faccio neanche alzare per salutarmi, anche se sono magari i miei cugini, Certo. capisci? Quindi dico io ho un po' questa visione qua. A maggior ragione una persona che non conosci, se a maggior ragione ancora non sai nemmeno chi è, che cosa fa, perché tanti dicono ma se uno non ti conosce non ti ferma nemmeno, non è vero, perché magari vedi uno che fa la foto con te, oh ma chi è quello? Il calciatore del Milan, ah grande, oh facciamo una foto, mi hanno detto che sei un calciatore, o peggio ancora scusa ti dicono ma tu chi sei? Quello è di un imbarazzante che... Sì, è te lo un devo cringe dire io. totale. È brutto. Sì. Quindi la frase, ma sei famoso fa parte del gioco, la può avere in bocca soltanto chi non ha di questi problemi, quindi per quanto magari può essere anche lui magari un personaggio introdotto, non è abbastanza famoso, quindi non ha le rotture di scatole, o semplicemente chi proprio non fa questo lavoro e non se lo immagina. Cioè qualcuno ha da ridire anche sul fatto che io ho chiesto di non venirmi a citofonare a casa, dico ma a voi quando vi vengono i testimoni di Geova a casa vi fa piace? piacere. Se vengono tutti i giorni vi piace? No, pensa quando magari stai dormendo, perché a me è capitato, adesso mi capita meno, però ai tempi capita spesso, magari dormivo, mi citofonavano a casa. Cioè, sì, ciao, sei Miss Fila, possiamo fare una foto? Dici, cazzo, ragazzi, sono a casa mia, sto dormendo, mi sto riposando, magari ho fatto la nottata per il lavoro, con la bimba, non lo so. Cioè, che diritto hai di venirmi a citofonare a casa perché è una cosa stupida così, no? Lì siamo a livelli stalker, direi, quindi... C'era una su Twitter che diceva, vabbè, Totti cosa dovrebbe dire? Robe a casa, tipo, allora Bonolis, questi qua che non dicono niente, dico sì, ma raga, state tranquilli che Totti infatti non vi apprezza perché li rompete i coglioni, infatti non va in centro Roma da chissà quanto, idem la De Filippi, Bonolis, il fatto che poi non lo dicono su Twitter come ha fatto Madame non cambia il fatto che non lo vogliono nemmeno loro. Certo. Io li conosco i personaggi dell'ambiente, magari adesso non ti dico Maria De Filippi proprio di preciso, però cantanti, attori, sportivi, li conosco tutti, no? Pensano tutti alla Non stessa ce n'è modo. uno, ragazzi, che sia contento di quando andate a tavola a rompergli le scatole. Poi c'è quello che ha un altro tipo di reagire, cioè di reazione, quindi magari si alza, si concede così. Spesso quando poi se ne vanno, Sì, sono due coglioni. cioè, che ti dice che palle. Raga, è così, punto, cioè fatevene una ragione. Ci sono quelli sinceri che lo dicono e quelli che sono un po' più paraculi, se vogliamo, e fanno finta di niente. No. Ma non fa piacere a nessuno. Non fa piacere appunto secondo me però lamentarsi alla fine, cioè dovrebbe essere un po' quella cosa che, come dici tu, non devi dire fa parte del gioco, però alla fine fa parte del gioco e quindi secondo me fai meno fatica ad alzarti appunto e dire così a combattere con qualcuno, capito, però a volte cioè... diventa una questione di principio. Ah no, certo. Cioè, a me è capitato, anche a me magari una volta tipo ero al sushi con un mio amico. Un conto per il ristorante, un conto a casa, cioè a casa lì Ma anche al veramente... ristorante, allora il punto è questo, perché poi non voglio essere frainteso. Chi mi conosce, chi mi ha incontrato lo sa, io mi concedo sempre. Cioè se sono anche addirittura in macchina, o oggi non so, ero a pranzo, ho finito di mangiare, è arrivato un ragazzo, io le foto le faccio con tutti.
Però innanzitutto appunto bisogna capire cosa sto facendo, magari mi è appena arrivato il piatto, sto morendo di fame, io a quel punto lì non dico mai no, quando sono a tavola e me lo chiedono dico sempre guarda dopo, finisco di mangiare e poi facciamo la foto. Quando trovi quello che ti dice ma io me ne devo andare, quello diventa un problema, allora ti stai mettendo davanti a me, capisci? Certo. Cioè stai insinuando che la tua foto è più importante della mia fame, è quello che non diventa bello, no? E come dicevo prima, spesso questi sono quelli che non ti seguono, non gliene frega niente di Sì, te, gli serve no? solo Perché me ne il deve trofeo. fregare di te allora, capisci? Cioè è quello poi il meccanismo. Però con i fan no, bisogna essere disponibili purché siano educati, ci mancherebbe altro. Cioè io le foto le faccio tutti i giorni, la gente mi saluta in macchina, video saluti a quello, cioè nel senso mi presto bene o male a tutto, no? Ma poi anche prima dicevo non c'è nessuno a cui faccia piacere. Precisiamo, proprio scriviamo in stampatello, non c'è nessuno a cui faccia piacere la maleducazione, non i fan. E a me piace quando la gente mi vede in strada, prima dei ragazzi grande, uno batte un calcio da lontano, è bellissimo. Però esatto, magari ci sono circostanze in cui sarebbe meglio. No, appunto, evitare. parlavamo ovviamente di quella circostanza di cui parlava appunto Madame, perché cioè, Magari sai, esatto, quella arriva da un concerto, è a tavola, in una di quelle tavolate dove ci sono i musicisti, i manager, cioè magari è basata, capito, dentro, arriva uno, ma dai, facciamo una foto, sposta la gente. esatto, devi spostare al cinema, scusi, no? E magari quella ti dice guarda dopo e trovi quello che ti dice, vabbè dopo, ma io me ne devo andare via, no? E allora va a fanculo, mi devo alzare io. Mi sembra una chiusura perfetta. E per concludere appunto anche noi, bisogna, cioè qui, davanti a queste telecamere, parlare della bomba, cioè quando facciamo la prima gara. È a ottobre. A ottobre quindi? In teoria sì. Fa parte di questo progetto che ho intavolato con Yamaha, per cui sarò seguito, diciamo, no? Come se fossi un pilota vero. Mi hanno preparato una bella moto, il buon Pedersoli me l'ha collaudata, mi ha scritto che è fotonica. Lunedì finalmente vado a provarla pure io, infatti ti vediamo di andare davanti alle telecamere, se vieni in pista mi fa piacere. Dai, va bene. E per cui appunto mi allenerò per correre quest'ultima gara, ci si è dato diciamo comunemente questo goal dell'ultima gara perché inizialmente era nata l'idea di fare tutto il campionato, però poi tra il Covid, gli impegni non c'è stato modo per allenarsi adeguatamente. Devi prepararti bene, Lo so, poi io ho sempre guidato il 600, adesso guiderò il 1000. Già lunedì possiamo darci un'altra bella sgrossata, secondo me. È una bella ambizione, no? Però mi fa piacere comunque, è una cosa che faccio con molto entusiasmo, mi piace, come ti dicevo prima, proprio anche l'idea di mettermi in competizione in un'altra cosa, senza pretese, nel senso che ovviamente non voglio arrivare ultimo, però non è che se non arrivo primo... Però ti dico, quando sarai lì ti accorgerai che, guarda, tutti i ragazzi vengono anche a fare corsi con me e magari fanno solo prove libere, eccetera, non lo so perché le gare... La prima volta che entrano in gara dicono bello andare in moto, però il fatto della gara ti dà... È un'altra roba. Ti dà proprio... L'ultima volta che sono voluto eravamo al che sono voluto ancora, perché l'ultima sono volato. Volato è caduto le mischie, l'ultima sono voluto. Questa è una nuova... Accademia della Crusca segnate. No, l'ultima volta che sono volato eravamo al pareggiamento, infatti non è neanche una gara, però mi ero ingarellato con uno, sai, ti passi. Poi l'ho visto l'incidente, cioè hai proprio fatto vam! Cioè, sì, perché questa è andata avanti, lo stavo prendendo, ho detto va che bella, adesso esco dalla curva e lo prendo. E invece sono volato, quindi capisco bene che poi si facciano anche più errori Va bene. in gara perché... Allora a sto punto lunedì vengo, vediamo di settare un attimino meglio la moto e poi però devi allenarti. Mi devo allenare fisicamente e poi devo imparare a guidarla, perché tu ti ricordi quando sono venuto con te, è l'unica volta che ho guidato il 1000. Ah, ok. Poi vabbè, quella era la seconda volta che andavo in pista, quindi ero anche molto meno esperto, con tutto che anche ora sono inesperto, però allora ero proprio un neofita. Ok. E dovrò capire come si guida questa moto, perché comunque mi ricordo io ancora adesso che si impenna, ti parte, cioè... E poi, prima che poi tu fai, col gas fai così. Quindi non è come se c'è... devi essere molto... Il trick. Me lo devi insegnare. Quello proprio bisogna metterci lì con i video di Pedrosa, trick, poi in pista e andiamo a Cervesina, cioè vai a Cervesina, giusto? Sì. Curva più rettilineo, lì il trick lo si impara preciso, quindi Pedersoli aspettaci che arriviamo e direi che ragazzi è tutto, spero vi sia piaciuto, quindi ciao ragazzi.